Buongiorno carissimi amici e ben ritrovati con questo nuovo video. Oggi vi volevo presentare questo piccolo progetto che sto portando avanti ormai da qualche mese. Non è altro che un robot per tagliare il prato. Attualmente abbiamo implementato solo il controllo manuale che verrà gestito sempre tramite app Android. Dopo andiamo a vedere un po' come è fatto, ci sono appunto due joystick virtuali, ma l'obiettivo finale è quello di rendere il robot automatizzato. Non è roba semplice creare appunto l'algoritmo, ci sto provando, ma non ci arrendiamo. Quindi attendiamo e vediamo cosa ne esce fuori. Bene, godiamoci questo video. Bene ragazzi, come avete visto dal montaggio del video abbiamo messo 4 sensori ultrasuoni sui 4 lati per la rivelazione degli ostacoli, una webcam per lo streaming video. Per far ruotare invece le nostre lame da 40 cm ciascuna abbiamo utilizzato dei motori 12 volt 250 watt. Per la trazione invece abbiamo utilizzato due motori da 36 volt 350 watt. Come avrete capito, l'alternatore servirà appunto solo per alimentare i carichi insieme alla nostra batteria tampone che assorbirà gli spunti. Altra cosa, se avrete notato, abbiamo spostato l'alternatore rispetto al montaggio originale sulla parte posteriore insieme alla batteria, proprio per livellare un po' i carichi, perché c'era troppo baricentro in avanti. E questo è tutto. Si è reso necessario fare appunto queste modifiche in corso d'opera. Bene, vediamo la parte finale con il collaudo del nostro robot. Bene ragazzi, facciamo una breve panoramica della nostra app. Qua allora ci andiamo a connettere sul nostro access point che abbiamo creato su Raspberry Pi 5.
ritorniamo all'app. Qui abbiamo un'interfaccia manuale dove appunto abbiamo il video in diretta, i joystick virtuali avanti, indietro, rotazione sinistra, rotazione destra. Poi qua abbiamo implementato già una pagina del controllo automatico dove appunto qua comparirà successivamente una mappa dove potremo appunto disegnare un perimetro dove il nostro robot potrà fare la nostra lavorazione senza oltrepassare appunto il confine. Poi ci sarà tutto il calcolo automatico in base alla larghezza di taglio che verrà svolto dall'algoritmo. Qui abbiamo una pagina sensori dove possiamo vedere appunto distanza degli ostacoli, orientamento appunto del giroscopio, qui il GPS per vedere latitudine e longitudine e vari parametri diciamo di stato. Qui abbiamo poi una pagina impostazione dove andiamo a mettere l'indirizzo IP appunto della scheda per connetterci, la sensibilità dei joystick se vogliamo abilitare video e sensori vari, appunto la larghezza di taglio eccetera. Ok, bene ragazzi, possiamo vedere appunto il collaudo del nostro piccolo robot.